mi è stato chiesto per l'ennesima volta la valenza dei limiti, cioè di quando noi riusciamo a comprendere, per esempio, il limite della libertà, il non ledere gli altri, no, la tua libertà finisce dove inizia quella degli altri, sapete queste cose qua. Allora, è una metafora sulla quale vorrei che rifletteste. Molte persone, la prima causa è stata fatta nel 1995 in Canada, quindi si parla di diversi anni fa. Quando sentivano parlare di scie chimiche, di manipolazione dell'ambiente, no, del clima, ridevano, davano del cospirazionista, non ci sono studi al riguardo. E sembrava che non bastasse alzare gli occhi e guardare che quel tipo di nuvole non erano mai state presenti prima di allora. Queste grandi scie, no? Che lasciano nel cielo un determinato tipo di aerei. Ultimamente è stato sdoganato il discorso delle scie chimiche, anche se è stato un pochino anche lì manipolata l'informazione in modo che sembri che sia qualcosa di buono. Lo può essere, lo vedremo. Però l'idea è che comunque, ok, a distanza di tanti anni, più di 20 anni, adesso le persone sanno che le scie chimiche ci sono. Non è che quello che ha detto sei un coglione perché parli di scie chimiche, non ci sono scientificità, non ci sono studi e bla bla bla, ti viene alla porta, ti bussa e ti dice scusami, sai, ti devo dire a distanza di 20 anni che l'imbecille sono io. Non mi sono soffermato a riflettere sulle informazioni che mi hai dato. Non succederà mai. Non succederà mai questa cosa, ok? Perché alcune persone difendono tantissimo le proprie convinzioni, perché quella roba lì li fa sentire sicuri. Quindi c'è una sicurezza in quello che sanno e c'è una sorta di sicurezza anche nel non cambiamento. Ma facciamo un passo indietro. Quanto giusto è manipolare l'ambiente, il clima? E allora parliamone serenamente. Voi avete una casetta e di fronte a casa vostra c'è un grande campo. Un giorno qualcuno vi dice lo vendo, sono 3-4 ettari di terreno, lo comprate, è vostro. Volete piantarci qualcosa, pomodori, fieno, qualsiasi cosa, va bene? Andate tutte le sere con l'acqua e annaffiate. In quel caso avete alterato qualcosa di naturale, perché naturalmente lì l'acqua non c'è, ce l'avete portata voi. Però c'è un beneficio, perché avete dato da mangiare a delle piante, no? Le piante poi dopo daranno da mangiare a tanti esseri umani, la vostra famiglia, mi seguite? C'è una particolare pianta però che soffre tantissimo il calore. Allora voi dite, io prendo 4 pali di legno, il legno è assolutamente naturale, gli conficco in una parte del terreno, ne faccio un quadrato e sopra ci metto delle stuoie che anche esse sono naturali. Create ombra. Lì naturalmente l'ombra non c'era. Avete alterato nuovamente parte dell'ambiente, del clima specifico in quell'area. E magari lì sotto ci vanno degli animali che altrimenti non ci sarebbero stati. Per non parlare di ribaltare le zolle, oppure no, perché sapete che quando si ribaltano le zolle si ara un campo, quelli che studiano la permacultura spesso lo raccontano. Insomma, quello che sta sotto di buono, praticamente lo mettete sopra, il sole lo secca e avete perso un sacco di cose importanti, no? Però al di là di quello che può essere magari soltanto una convinzione di qualcuno che fa permacultura, lo vedremo poi dopo nei decenni, ma anche in quel caso avete alterato l'ambiente. Poi dite, adesso ho un sacco di verdura, un sacco di frutta, la posso vendere, finalmente non devo patire
il caldo in casa mia, posso mettere i condizionatori. E allora condizionate l'aria in casa vostra avendo fresco. E anche quello è alterare l'ambiente. La mia domanda è sempre quella, quando è quel limite particolare in cui la somma delle cose negative e la somma delle cose positive danno comunque un risultato valevole con lungimiranza? Perché mi sembra che troppo spesso l'essere umano faccia queste scelte oggi per oggi. E io ho fatto tanti video su questo. Il pensiero oggi per oggi non ripaga mai, perché fa sì che la nostra forma mentis mentali ci tiene sempre ancorato a tenere qualcosa di oggi e invecchiamo pensando che i valori di 40 anni fa siano gli stessi che dovrebbero essere oggi, però vogliamo una tecnologia più veloce, però vogliamo il condizionatore in casa, però vogliamo addirittura il telecomando per tirare su e giù le tapparelle, perché non si fa più con le mani, non la devi fare più la fatica di tirare su le tapparelle con le mani o avere le persiane, no? Le persiane prima facevano entrare luce ed era bello svegliarsi con la luce, è una cosa naturale perché l'ipotalamo a un certo punto sente la luce, tu ti svegli, boom, e parte la tua mattina. Dalle mie parti si diceva addirittura vivere luce luce. Quando va giù la luce piano piano uno insomma, si rilassa e dorme e la mattina presto si risveglia. Ecco, tutte queste cose l'essere umano le ha fatte e continua a farle. Ora, torniamo indietro alle scie chimiche. Se le scie chimiche potessero alterare veramente, e in parte lo fanno, ormai è stato sdoganato, ok? Il clima, fino al punto in cui alcune aree davvero in cui non c'è acqua o che avrebbero bisogno di un certo tipo di clima potessero no, ottenerlo, uno potrebbe pensare, caspita, cioè faremo davvero un gran piacere a quelli del Sahara che non hanno acqua. Sì, ma il Sahara non c'è acqua, perché lì, perché naturalmente non c'è mai stata, no? Quindi l'idea non è mai condannare, guarda quelli che fanno, è cercare però, con un'azione pulita anche dall'interno, no? Di capire qual è la soglia, qual è quel limite che realmente passato quello non si può più varcare. E mi sembra che l'essere umano di limiti così ne abbia varcati tantissimi. Cioè, immaginatevi quello che è successo con la navigazione quando siamo passati dalle vele e i remi a cominciare a buttare petrolio in mare, scaricare comunque in mare e pulire le barche al largo, perché funziona così, no? Cioè, se vai al largo nessuno ti vede, però non mi ricordo con chi parlavamo di questa cosa. C'è una piscina, una bella piscina di acqua pulita, e c'è un elefante che ci fa la cacca dentro. Ce lo butti tuo figlio dentro la piscina? Magari no. Va bene, la piscina è pulita, la piscina è pulita. C'è una mucca che ci fa la cacca dentro. La mucca è più piccola dell'elefante. Ce lo butti tuo figlio a fare il bagno? Vabbè, la mucca comunque è grande. C'è un cane che ci fa la cacca dentro a quella piscina, che prima era pulita, ma ora c'è la cacca di cane. Ce lo butti tuo figlio dentro? Capire qual è quella soglia che noi possiamo sopportare e che noi pensiamo essere un vantaggio e soffermarsi anche sulle proprie scelte e davvero avere una direzione e capire perché certe volte lasciamo andare qualcosa per ottenere qualcos'altro. Questo è il compito davvero dell'essere umano, di ogni singolo essere umano. E quando si parla di libertà dovremmo riflettere su questa cosa. Perché la libertà mia è anche la libertà vostra, non c'è più un limite. Tutte le scelte che io faccio influenzano tutti gli altri. E non importa se ho un passerotto o se ho un piccolo insetto. Se io so che c'è cacca dentro quella piscina, non dirò che quella piscina è pulita. Non importa quanta merda ci metti all'interno di una piscina.
Se in una piscina c'è merda, quell'acqua è sporca. E niente, volevo scambiare con voi questo tipo di idea, perché la manipolazione del tempo, le scie chimiche, chiaramente poi dentro ci hanno trovato bario, alluminio, filamenti di tutto, quindi ragazzi qui si sta veramente scherzando in maniera pesante. Però al di là di queste cose dobbiamo ricordarci che comunque se proprio dobbiamo passare alla rassegna tutti i virus e tutti i cancri del mondo, sembra proprio che sia l'essere umano quello che devasta di più, no? E sono convinto che noi possiamo fare delle scelte molto più intelligenti rispetto a stare a scornarci contro le persone che vogliono per forza aver ragione. Qui non si parla più di aver ragione, qui bisognerebbe appunto fare un atto pulito, no? Sapere davvero dove stiamo andando, che cosa vogliamo ottenere e cominciare a fare una serie di azioni, usare delle strategie che portano oltre a noi in una direzione anche tante altre persone. Ecco, insomma, riflettiamo su questo e cerchiamo di capire se davvero stiamo facendo bene o no, anche a criticare le persone che stanno facendo dei disastri, che ci sono sicuramente, lo sappiamo, però cerchiamo di comprendere magari quella vecchia metafora di cui parlava Cristo. Voi sapete, io non sono un soggetto religioso, ma usiamola come metafora, no? Che diceva scagli la prima pietra a chi è senza peccato. È dura perché se la vedi in questo modo bisogna che tu faccia un altro viaggio all'interno, no? E questa premura che abbiamo di voler per forza risolvere la faccenda, come se dovessimo essere noi esseri umani a dover risolvere la faccenda di tutte. Intanto, prima di tutto, non riusciamo a risolvere i problemi che noi stessi procuriamo a questo pianeta. Quindi quella dovrebbe essere una cosa che dovremmo smettere di fare, non fare di più. Ma vi ripeto, la riflessione che vorrei condividere con voi è proprio questo: qual è quella soglia, no? Quel limite, quel margine in cui possiamo dire sì, ok, ci sta, oppure no, questo non l'accetto. E vi assicuro che a seconda del punto in cui siete su questo pianeta, a seconda della famiglia che avete, a seconda di quanta fame, a seconda di che cosa è successo, se siete tagliati oppure no, se siete in salute, se siete giovani o vecchi, vi cambia completamente quella soglia.